80.000 unità vendute in meno di 4 anni, cioè dal suo debutto sul mercato nel 2013. È la media di una grande famiglia di naked giapponesi Yamaha che vanno dai 125 fino ai 1000 cc. Stiamo parlando della MT-07, rinnovata per il 2018 senza essere stravolta. Vi faccio vedere nel dettaglio quali sono le novità. Partiamo dall'anteriore, vedete molto più muscoloso, col faro che va a richiamare quello della vecchia MT-09. È molto più matura questa MT-07, ora messa accanto alla sorella maggiore si fa fatica a distinguerle, grazie anche alla nuova linea del serbatoio, ai nuovi convogliatori dell'aria e fianchetti neri. Faro posteriore in linea con tutta la famiglia. Completamente rivista anche la linea delle due selle, pilota e passeggero. Il passeggero ha molto più spazio e anche il pilota, con la sella che ora va ad abbracciare i fianchi del serbatoio, ha molta più possibilità di movimento. 80,5 cm da terra, quindi una moto adatta a tutte le altezze. La sella qui è molto rastremata, quindi non ci sono problemi ad appoggiare i piedi a terra. Si rinnova dunque a livello estetico e di linea, rimane invariato il propulsore crossplane, il bicilindrico da 689 cc, 75 cavalli, 184 i chili della motocicletta in ordine di marcia. Rimane invariato anche l'impianto frenante, mentre abbiamo un nuovo setting delle sospensioni, quindi una forcella molto più reattiva, più sportiva, più rigida, e lo vedrete poi quando vi porterò a fare un giro con me, e una nuova regolazione del mono posteriore per adattare la moto al proprio stile di guida. Pochi accorgimenti ma azzeccatissimi per questa moto che è già un best seller e che punta a conquistare anche il motociclista più navigato, non solo il neofita a cui principalmente va a rivolgersi. La trovate nei concessionari da marzo a 6.790 euro. Nel frattempo vi porto con me a fare un giro sulle strade della Spagna per raccontarvi come va. Eccoci in sella alla nostra MT-07 in veste 2018. Partiamo subito col confermare che la nuova posizione di guida è decisamente uno step avanti rispetto al modello precedente. La sella non è particolarmente imbottita, è un po' rigidina, ma il fatto che sia stata allungata e vada ad abbracciare il serbatoio la rende agevole anche per i guidatori un po' più alti, perché c'è modo di muoversi avanti e indietro e trovare la posizione più comoda. I piedi toccano bene a terra anche se non si è particolarmente alti, e la moto è abbastanza leggera da risultare facile davvero per tutti. Devo correggermi, prima vi ho detto che la moto pesa 184 kg, ma in realtà sono 182 in ordine di marcia, 164 a secco. Il fatto che sia così leggera poi la rende veramente un sacco divertente su strade tortuose, su strade veloci. Il motore, il bicilindrico crossplane, ne ha proprio in tutte le condizioni. Se volete andare piano si va piano, se volete andare forte va tanto forte, è davvero molto molto divertente. Ci piace molto anche la nuova taratura, il nuovo setting delle sospensioni, che poi in realtà è la novità più grande, perché oltre a quelle estetiche non è stata toccata molto questa moto, che comunque è già talmente piaciuta, è andata bene nelle vendite, che non c'era veramente motivo di stravolgerla. Dunque un motore molto divertente, sportivo, che ora dà il meglio di sé, perché ha una ciclistica che va a supportare il caratterino appunto molto sportivo della MT-07. Non si perde in comfort, abbiamo preso pavé, buche, dossi, strade dissestate, non c'è nessun problema per quanto riguarda il comfort, rimane comunque una moto che si presta benissimo anche all'utilizzo per tutti i giorni. È invariato anche l'impianto frenante, quindi abbiamo davanti due dischi da 882 mm, al posteriore uno da 245, ovviamente immancabile l'ABS. La frenata risulta decisa, pronta, ma molto facile da modulare all'anteriore. Sempre molto modulabile anche il freno dietro, ma particolarmente deciso per una moto di questa categoria.
Tornando al comfort, assolutamente nessuna vibrazione al manubrio, nessuna vibrazione sulle pedane, si viaggia tranquillamente, abbiamo fatto un sacco di chilometri, un sacco ancora ne abbiamo davanti, non si avvertono fastidi, vibrazioni. La protezione dall'aria ovviamente è quella che è, siamo su una naked, però anche ad alte velocità non ci sono turbolenze di nessun tipo. I nuovi convogliatori dell'aria proteggono bene anche le ginocchia, le gambe, e quindi una moto davvero molto 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 confortevole. Tra gli optional ci sono due belle borse semirigide laterali, una borsa da serbatoio piccolina molto pratica e il cupolino per ripararsi, quindi volendo la gita fuori porta, il weekend al mare lo si fa tranquillamente. Un ottimo lavoro quindi quello svolto dai tecnici Yamaha, una rinfrescatina alla linea per renderla un po' più matura, un po' più muscolosa e simile alla MT-09, una pepatina alle sospensioni per un prezzo che comunque rimane da vera entry level, solo 100 euro in più rispetto al modello precedente, siamo a 6.790 euro. 3 le colorazioni, quella che piace di più sicuramente è la grigia con dettagli e ruote fluo, poi abbiamo la nera, la Total Black e la blu Yamaha